Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi siamo insieme perché voglio presentarvi il mio nuovo libro, La mia vita a fuoco lento. Questo è un libro per tutti, non è un ricettario e non è un manuale di cucina. È il mio primo romanzo. È un romanzo autobiografico scritto con sincerità e autenticità. A un certo punto della mia vita ho sentito il bisogno di trasferire le mie esperienze su carta e così giorno dopo giorno, senza accorgermene, ho dato vita a questo romanzo. Oggi voglio leggervi una pagina. Era tempo di tornare a casa. Dopo la lezione decisi di concedermi un momento per me. Camminando senza meta, per una via tranquilla vicino all'hotel, mi fermai davanti a una piccola pasticceria. La vetrina esponeva dolci perfetti, ma ciò che attirò la mia attenzione fu una signora anziana seduta a un tavolino all'esterno. Aveva lo sguardo assorto, una tazza di caffè tra le mani e un croissant spezzato a metà davanti a sé. Quando i nostri sguardi si incrociarono, mi sorrise e senza pensarci troppo mi accomodai a un tavolo a fianco al suo. Aveva mani sottili e curate, segno di chi aveva vissuto molto ma con eleganza. Il suo sguardo era dolce, ma nei suoi occhi brillava una luce malinconica. Guardandomi con una dolcezza infinita, cominciò a raccontarsi. Mio marito si chiamava Jean. Era un uomo buono, paziente. La prima volta che mi ha portata qui, in questa pasticceria, eravamo fidanzati. Era una fredda mattina d'inverno e lui insistette per farmi provare il croissant più buono di Parigi. Io ridevo, pensavo fosse solo una scusa per stare insieme a me ancora un po'. Fece una pausa, guardando la strada con un sorriso appena accennato, e continuò. Ma non era una scusa. Ogni mattina, per quasi 50 anni, abbiamo condiviso lo stesso croissant. Sempre diviso a metà, sempre con quel gesto naturale come se fosse il modo più semplice per dirmi ti amo senza bisogno di parole. Mi colpì la tenerezza con cui raccontava ogni dettaglio, come se rivedesse ogni istante davanti a sé. Sai, continuò, a volte si pensa che l'amore si misuri con grandi gesti, con dichiarazioni spettacolari, ma io ho capito che l'amore vero è nei piccoli rituali, nelle attenzioni quotidiane. È in una metà di croissant offerta senza pensarci, perché il cuore ha già deciso che l'altro viene prima di te. Rimasi in silenzio ascoltando ogni sua parola. Quell'insegnamento semplice eppure profondo si legava perfettamente a ciò che avevo appena imparato a scuola, la pazienza, il rispetto dei tempi, l'attenzione ai dettagli. La signora prese l'ultimo pezzetto del suo croissant, lo guardò per un attimo prima di mangiarlo. Ora lo prendo tutto io, mi disse, ma so che lui sarebbe felice così. Sai, quando Jean è morto, all'inizio pensavo che la solitudine mi avrebbe uccisa. Mi sentii gelare. La sua voce era calma, ma nelle sue parole c'era un dolore profondo di quelli che il tempo non cancella, ma a cui si impara a sopravvivere. Passavo le giornate aspettando che accadesse qualcosa, che qualcuno mi chiamasse, che la porta si aprisse e fosse lui. Ma niente. Il silenzio era assordante. Fece una piccola pausa, poi riprese con un sorriso appena accennato. E poi un giorno, seduta proprio qui, mi sono accorta che stavo aspettando la vita invece di viverla. Jean non avrebbe voluto vedermi così e allora ho iniziato a fare quello che non avevo mai fatto prima. La guardai con curiosità e chiesi: cosa ha fatto, signora? E lei: ho preso un treno senza sapere dove sarei andata. Ho assaggiato piatti che non avevo mai avuto il coraggio di provare. Ho parlato con sconosciuti, ho sorriso agli estranei,
Ho smesso di contare i giorni e ho iniziato a riempirli. Si voltò verso di me e mi prese una mano tra le sue. Non aspettare la vita, vivila. Se c'è una cosa che ho imparato è che ogni momento conta. Non rimandare la felicità, non dare per scontato l'amore, non temere i cambiamenti, perché il tempo passa comunque, ma il modo in cui lo viviamo dipende solo da noi. Mi sentii stringere il cuore, quelle parole arrivavano nel momento giusto, quando sapevo che presto sarei tornata a casa, alla mia vita. Quello che mi stava dicendo risuonava dentro di me come una verità che avevo bisogno di sentire. La signora mi strinse ancora la mano e poi fece un respiro profondo e sorrise. Ora vado. Ho ancora molte cose da fare e tu anche, ma promettimi solo una cosa. E io risposi, qualsiasi cosa. Non avere mai paura di vivere. Restai a guardarla mentre si allontanava, elegante e leggera, nonostante il peso della sua vita sulle spalle. Poi abbassai lo sguardo sul mio croissant, lo spezzai a metà, proprio come aveva fatto lei. Io mi auguro che leggerete in tanti questo libro, spero vivamente che vi piacerà e spero che sarà fonte di ispirazione per tantissime persone. Il libro è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. Io vi ringrazio in anticipo e auguro a tutti voi buona lettura.